Argomento del video di oggi, Michelin Power GP 2. Siamo al Mugello e perché appunto, come avete visto dall'introduzione, l'argomento sono le nuove Power GP2, gomme 50-50, 50% strada, 50% pista, la novità di Michelin, una delle novità di Michelin per il 2024, sono un prodotto che può andare bene per chi vuole girare in modo sportivo su strada, ma poi senza dover fare troppe menate, senza termocoperte, semplicemente abbassando la pressione andare a farsi anche qualche turno in pista. Io sono qui infatti al Mugello oggi con una Aprilia 660 per vedere un po' come va questa nuova Power GP2. Andiamo a farci qualche giro, ma prima vi spiego le sue caratteristiche e ve la faccio vedere bene. Per capire meglio come si posizionano in gamma le GP2 vi segnalo che stanno esattamente tra le nuove Power 6, gomme dedicate di fatto esclusivamente alla guida su strada, e le Power Cup, che sono la proposta più sportiva della casa del Bibendum. Il posizionamento Super Sport le rende quindi il prodotto più versatile strada-pista che propone Michelin, una proposta che trova poca concorrenza sul mercato dato che non tutti i produttori di pneumatici hanno questo tipo di gomma in commercio. È una gomma dedicata a chi guida moto sportive o naked, va molto su strada ma non disdegna qualche puntata in pista. Una caratteristica che la distingue dalla Road 6 è quella di avere una carcassa capace di sopportare pressioni più basse. In pista Michelin consiglia di scendere al classico 1.9-2.1 a freddo. Qui le termocoperte non servono. Il posizionamento della Power GP2, come vi ho detto, è quello 50-50, quindi una gomma che potremmo definire super sport e non racing street come quelle in mescola omologate. In ogni caso qui qualche caratteristica ve la voglio dare. Come potete vedere, rispetto alle vecchie Michelin è cambiato completamente il disegno degli intagli, proprio una nuova filosofia, sono molto lunghi, uno molto lungo e uno corto, tanta spalla slick, il rapporto pieni vuoti è del 6,5%, sappiate che per essere omologate le gomme devono arrivare al 4% come minimo, quindi le racing street arrivano al 5-4%, queste sono un pochino più quindi scolpite. Bimescola, tecnologia 2CT+, cosa vuole dire? Mescola centrale per andare su strada con tanta silice e nei primi gradi di inclinazione, quelli che si usano sul bagnato, c'è la silice per poter assicurare grip sul bagnato. L'ultimo pezzo è la parte con il nero fumo, un carbon black, un classico per questo tipo di gomme, per offrire grip al massimo angolo di piega. Questo è il posteriore, vi faccio vedere anche l'anteriore. Questo è l'anteriore, come potete vedere la filosofia della mescola, del battistrada e degli intagli è la stessa rispetto al posteriore, un intaglio lungo, un intaglio corto, alternati tra di loro, tanta spalla slick tra uno e l'altro, e l'ultimo pezzo qua molto slick. Anche l'anteriore come il posteriore è un bimescola, con la differenza che qui non c'è la tecnologia 2CT+, ovvero con la mescola rigida interna che si va a infilare sotto le spalle, ma è una 2CT normale. Anche qui silice al centro, carbon black sulle spalle. Adesso un po' ve lo vedete, Aprilia RS 660 Extrema, c'è anche la sua sonorina a tuono. Vado a farmi qualche giro e poi vi dico come vanno le nuove gomme. Eccoci qua, 5 sessioni mattutine con le Power GP2. Intanto come prima cosa vi ricordo che sono gomme che nascono per andare su strada, quindi le chiamiamo gomme super sport, quindi no termocoperte. Siamo partiti senza termocoperte, come si può fare con queste gomme, e stamattina l'asfalto non era dei più caldi, però devo dire che il feeling è arrivato abbastanza in fretta. Si sente soprattutto sull'anteriore che la gomma attacca da subito, quindi diciamo il tempo di warm up secondo me è più che soddisfacente. Abbiamo utilizzato le pressioni che consiglia Michelin, quindi partendo con 1.9-2.1, 1.9 il posteriore, 2.1 l'anteriore a freddo, sono salite abbastanza di pressione andando un po' a spingere, quindi secondo me bisogna stare un po' attenti a come si regola la pressione di queste gomme, bisogna sempre tenerla costante. Mi spiego meglio, siamo partiti a 1.9-2.1 come ho detto, qualche sessione, ho sentito
un anteriore che tendeva un po' a sentire molto le buche, che tendeva un po' a avere magari poca presenza sull'asfalto, quindi abbiamo ripristinato la pressione, l'abbiamo portata a 2,3 a caldo e a 1,9 a caldo sempre, quindi abbiamo riportato la pressione un pochino più bassa e il feeling è cambiato completamente, ma anche i tempi sul giro sono diventati molto più veloci, c'era più presenza sul davanti, più grip al posteriore, anche se il posteriore in realtà non ha mai avuto problemi di grip. Ho girato col controllo di trazione a 0 perché anche a 1 al massimo angolo, quando vai sul gas, anche con la 660, il controllo di trazione tendeva un po' ad entrare, ad essere un po' invasivo, quindi ho staccato tutto, nessun problema da questo punto di vista. Dicevo, cercate, se andate in pista, di mantenere queste pressioni, perché avete più impronta a terra e più sicurezza a entrare in curva, anche se ovviamente la coperta con le gomme come queste, che sono gomme da strada, resta comunque sempre un pochino corta, ovviamente scendendo un po' di pressione quando si va a frenare forte, in particolare al Mugello di frenate forti non ce ne sono tantissime, comunque alla frenata della San Donato e alla Scarperia, dove si arriva su dalla Rebiati, si frena abbastanza forte, c'è anche la discesa, chiaramente scendendo un po' con la pressione c'è un minimo movimento di carcassa, perché gli manca un po' di struttura, non è una gomma racing, ecco, questo è quello che intendo dire. Preferisco questo movimento piuttosto che avere poca presenza, poca impronta a terra quando sono alla massima piega, soprattutto qui al Mugello. Funziona molto bene l'anteriore, funziona bene il posteriore, le gomme non sono assolutamente nervose, sono molto facili fin da subito, quantomeno con la 660, anche sulle perturbazioni, uscendo larghi sul cordolo dove inneschi un po' di perturbazione, o quando cerchi di violentare un po' la moto nei cambi di direzione, non c'è mai segni di instabilità. Per cui da questo punto di vista qua devo dire, le gomme le promuovo. Per chi vuole avere un prodotto sportivo che ti porti a casa quando piove e poi arriva in pista, tira giù la pressione e va a girare senza avere troppe menate, queste, come altre sue competitor super sport, sono sicuramente la scelta ideale. Per darvi un piccolo riferimento, adesso ho fatto montare le Power Cup 2, quindi le gomme diciamo in mescola, quelle di high performance di Michelin, e voglio capire quali sono le differenze. Quindi GP2 secondo me promosse qui al Mugello, adesso andiamo a farci qualche turnetto con le Cup 2. Eccoci qua, giornata finita qui al Mugello, con questa giornata dedicata ai possessori di moto gommate con gomme Michelin. C'è ancora un po' di trambusto perché i turni non sono ancora finiti, ma noi diciamo abbiamo finito. Mi sono voluto togliere un po' lo sfizio di provare anche le Power Cup 2, che sono gomme un po' particolari, o meglio un po' diverse da come noi siamo abituati a concepire le gomme diciamo in mescola, nel senso che siamo abituati ad avere le varie mescole, anche Michelin ce l'aveva in passato, A, B e C, più morbida, più dura, invece con la Cup 2 hanno deciso di fare una mescola sola per tutto, avanti e dietro. Le gomme anche in questo caso sono bimescola, sia l'anteriore sia il posteriore, e poi Michelin raccomanda di giocare con le pressioni per cambiare il grip a seconda delle temperature. Noi abbiamo seguito un po' il loro consiglio, 2,3 dopo termo e 1,8 dopo termo per il posteriore. Innanzitutto torno un po' alla prova di stamattina delle GP2, a livello di profili le ho trovate abbastanza svelte, ma non super esagerate, quindi c'è molta maneggevolezza ma mai nervosismo. Una caratteristica che ritrovo anche nelle Power Cup: filosoficamente le gomme sono molto vicine una all'altra, secondo me, sia a livello di grip al posteriore, sia a livello di bilanciamento tra anteriore e posteriore, sia a livello di comportamento in frenata, soprattutto, che è un po' tipico delle gomme francesi, che richiedono una frenata molto forte a moto dritta e di rilasciare il freno magari un po' in anticipo, perché quella fase di ingresso col tanto freno tende sempre a creare un pochino di movimento che ho ritrovato di più sulle GP2, ovviamente, perché ovviamente andando a spingere a un certo punto anche la carcassa sostiene di meno, un po' meno sulle Power Cup. Detto questo, la differenza oggi qua al Mugello era di un secondino e mezzo, non un'esagerazione, con la differenza che le Cup probabilmente riescono a andare ancora oltre su moto che vanno di più, su moto come la Aprilia cominciano a diventare quasi troppo, vogliamo dire così, perché poi quando monti una gomma come questa Power Cup devi cominciare ad andargli dietro con la forcella, col mono, devi avere anche, cioè
una gomma che ha tantissimo grip porta dietro una serie di problematiche, tra virgolette, che richiedono componenti specifici anche sulla moto per poter rendere al meglio, altrimenti poi si arriva lì con le sospensioni e siamo arrivati. Per cui la filosofia è molto simile, le prestazioni ovviamente sono superiori a scapito di dover usarle termo, per scaldarle e se non ha esigenze di andare a fare l'uptime o la pole position, la Power GP sicuramente è una gomma che è consigliabile. Qui si va diciamo, nell'esoterico, bisogna cominciare a giocare più con le pressioni, sono gomme più sensibili agli sbalzi di temperatura, ti danno sicuramente più prestazioni, però devi lavorarci un pochino di più. Però entrambe le ho trovate gomme assolutamente, in questo caso plug and play, messe sulla moto, nessuna modifica, abbiamo girato con la moto standard. Le gomme si comportano molto bene, la 660 non ha tutta questa potenza che le mette in crisi, però devo dire non ho trovato problemi di ciclistica di nessun tipo, e quindi le monti e vai a girare. La giornata è stata interessante, sono contento di aver provato questi 2 nuovi prodotti Michelin. Io vi invito a venire qua sotto nei commenti a chiedermi cosa ne penso di queste gomme, se mi sono dimenticato qualcosa. E magari chissà in futuro riusciamo a organizzare anche una comparativa. Non è facile organizzare comparative di gomme, però ci proviamo. E iscrivetevi al canale perché stiamo crescendo in fretta. Qua sotto nei commenti vi aspetto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dal Mugello.